Tra poco il nostro viaggio tra i ristoranti continua, adesso parliamo di vino e del vino italiano all'estero. Quali sono quelli più gettonati, soprattutto nelle aree orientali più lontane? Vediamo. Questo è l'ombelico del mondo. L'ombelico del mondo. La corsa all'esportazione del vino italiano non si ferma, anzi ogni anno registra un notevole incremento. L'Italia, nonostante le difficoltà del Covid, resta leader mondiale della produzione ed esportazione del vino davanti a Spagna e Francia. Smeraldo come il diamante. Come mai l'Italia è uno dei paesi che esporta di più vino all'estero? Noi italiani siamo più abili nell'andare a scoprire cosa può funzionare in un mercato piuttosto che in un altro, magari a differenza di altre nazioni siamo un po' meno rigidi. E allora adesso andiamo a vedere che cosa si beve all'estero, in quale paese andiamo? Canada. You know that it's true. Everything is possible. There's nothing we can do. It's wild and beautiful. Allora, in Canada che cosa si beve? Allora, in Canada più del 50% degli ultimi tender, ovvero le gare pubbliche che organizza il monopolio per inserire dei nuovi vini, hanno tutta la presenza di vini naturali, bio, vegan o comunque quello che ora chiamiamo orange, come ad esempio questo rosato orange che è fatto senza sulfiti aggiunti, quindi con pochissime manipolazioni in cantina. E adesso dove andiamo? In Vietnam. In Vietnam abbiamo una vera sorpresa, non me lo sarei mai aspettato. Cosa bevono? Allora, in Vietnam, contrariamente a quanto si possa pensare dato il clima, sì, il vino italiano più venduto è sicuramente il primitivo, e tra questi il primitivo di Manduria, proprio perché questo tannino forte del primitivo, aggiunto anche a un retrogusto un po' dolciastro dal residuo zuccherino naturale, che si sposa molto bene con la cucina molto piccante vietnamita e quindi che richiede un vino molto strutturato e anche bello complesso. Proseguiamo nel nostro viaggio e adesso andiamo? Israele. Alright, I'm ready now, I ain't gonna fall back down, no. Alright, I'm take it on me, baby. Alright, I ever ask, are you gonna... In Israele è sicuramente la confezione la cosa originale. Vediamo però, apriamo questa lattina e vediamo che cosa contiene. Sì, Tel Aviv e tutto l'Israele è sicuramente uno dei mercati più avanti in termini di tendenze e nuove mode, messo del vino di estrema qualità, quindi anche biologico, vegan e fatto con, diciamo, degli standard qualitativi molto elevati all'interno di una lattina. Questo perché per il consumatore, soprattutto israeliano, è molto più comodo invece che avere appunto la bottiglia piccola ed è anche molto più facile quando si fanno, come ad esempio in Israele, tantissimi picnic all'aperto e quindi ha intercettato un pubblico giovane in grandissima crescita. E ora andiamo in un altro paese, quale? In Cina. In Cina, uno dei mercati più importanti, che cosa bevono? Sicuramente il Moscato d'Asti, quindi essendo la Cina un mercato abbastanza giovane, con un pubblico anche, se vogliamo, un po' neofita, sicuramente il Moscato d'Asti con un grado alcolico abbastanza basso, intorno ai 7 gradi, rappresenta per loro una bevanda, se vogliamo, molto molto comune e quindi il consumatore cinese lo adora. Però tutti questi vini italiani è bello assaggiarli nel nostro paese. Sicuramente, quindi tutti i nostri vini con le specificità in base alla provincia, alla regione, sono sicuramente i migliori ambasciatori per il nostro turismo. Questo è l'ombelico del mondo.